Io comunque lo sapevo, che i Dragon Back non mi sarebbero piaciuti in pista. Ci avrei scommesso. I radiocomandati non ha limitazioni, c'è chi ci prova raga ma fidate delle Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Domenica 13 aprile c'è stata la quarta tappa di campionato al Tempio delle Mini 4VD. Questa volta ho deciso di dedicarmi soltanto alla BMAX. Ve la ricorderete, continuo a lavorarci sopra, a fare tantissime modifiche a questa macchina. L'FMA è proprio un telaio che mi diverte tantissimo. Volevo farvela vedere perché questo è come è finita a fine gara la mia McFrame. Ma veniamo un po' alla gara. Nella stessa giornata c'erano anche altre gare da altre parti, però come sempre al Tempio delle Mini 4VD siamo tanti e belli agguerriti. Questa volta ho deciso di mettere da parte la mia Open perché lo sapete, ci sarà un campionato dedicato alla categoria BMAX con regolamento BMAX GP, che è quello diciamo giapponese, con la possibilità per chi sarà vincitore, chi uscirà vincitore da questo campionato, di andare a partecipare una gara a Yokohama. Per cui anche per l'impossibilità, così dato che non ho una pista molto vicino, cerco di cogliere tutte quelle che sono le occasioni nel momento in cui mi trovo così a una gara o comunque in un posto dove c'è una pista per poter fare le prove con la mia BMAX. Il mio telaio ormai ufficiale è l'FMA, mi trovo molto bene, mi fa divertire tanto. Sicuramente a un certo punto deciderò comunque di switchare, di provarne altri, perché comunque fa anche parte un po' del hobby, così approfondire. Però devo dire che la mia BMAX mi dà sempre tante soddisfazioni. Questa volta un po' meno, devo essere sincero, perché la pista aveva un layout non così difficile in realtà, ma il vero ostacolo in realtà era proprio la configurazione, quella più difficile, del Dragon Back. Lo abbiamo visto nel video assieme a Gianluca, appunto del Tempio delle Mini 4VD, dove abbiamo approfondito quelli che sono un po' gli ostacoli. Se non avete visto questo video e state pensando di venire a correre con noi al Tempio delle Mini 4VD, ve lo lasciamo qui sopra, in modo tale che possiate anche un po' documentarvi e prepararvi un minimo con gli assetti della vostra Mini 4VD. Il Dragon Back, appunto, come abbiamo detto anche nell'altro video, è una serie di inclinazioni, quindi di piccoli salti, che però nel layout di questa pista prevedevano pochissimo spazio, quindi le due inclinazioni più corte in mezzo, per cui diciamo per le Open, che comunque hanno la capacità nel loro assetto di fare dei salti così molto più gestiti, ma anche per il lungo, quindi riuscendo a saltarlo in pari, non è proprio così semplice per una BMAX e una T-Mac affrontare questo ostacolo. E qui appunto si apre un po' il mondo che mi è caduto addosso questa domenica. Premetto che sono molto fiero della configurazione della mia BMAX, perché si comporta veramente molto bene, con un power, con gli ingranaggi verdi, quindi di velocità, quindi verde-giallo. Iniziamo già ad andare su una configurazione di velocità. Sono riuscito a trovare la quadra con delle pile, anche con le mie Fujitsu, quelle da 900, le Fujitsu rosa, a saltare per intero il Dragon Back all'incirca per 3-4 giri, per cui 3-4 corsie. Il problema appunto era sempre chiudere. È stato veramente lo spauracchio di questa domenica, sia in BMAX che in T-Mac, riuscire a completare tutti e 5 i giri senza che la macchina fuoriuscisse appunto in mezzo a questo ostacolo. Sì, perché già leggermente saltando un po' più corto della fine dell'intero Dragon Back, la macchina iniziava a fare dei rimbalzi che la scomponevano. Oltretutto, dopo il Dragon Back avevamo anche una discesa e una curva a destra che ci hanno veramente messo tanto in difficoltà, per cui una pista veramente molto tecnica, con un ostacolo secondo me su cui concentrarsi, perché gli altri bene o male c'erano altri ostacoli che sì, mi hanno fatto uscire, però ecco, per la legge dei grandi numeri posso dire che comunque la vera challenge di questa domenica era il Dragon Back. Quindi se nella configurazione iniziale della mia Mini 4VD avevo approntato così un assetto molto più veloce, andando a posizionare al posteriore un castelletto posteriore da 13 mm ovviamente, più che altro perché volevo provare queste benedette coniche alleggerite, no? Ve le faccio vedere. Le vedete, queste sono uscite da poco, sono molto belle, sono molto leggere, quindi così ho approntato questa barretta da supporto per il mio castelletto posteriore per provarla, perché
Per la configurazione che ho fatto della mia BMAX mi è sufficiente svitare questi due autobloccanti e sostituire l'intera barretta, e quindi cambiare in maniera abbastanza rapida l'intera configurazione posteriore, quantomeno per quanto riguarda il castelletto dei roller. Quindi dopo aver visto questo ostacolo, così ho optato per un posteriore da 19 mm con in appoggio anche un roller di plastica in mezzo, e devo dire che è stata la scelta giusta, perché nonostante l'altissima velocità che riusciva a raggiungere la mia Mini 4VD, se non fosse stato per questi rimbalzi un po' incontrollati, ecco, probabilmente la mia Mini sarebbe andata veramente veramente molto forte. Lo abbiamo visto in più di un tentativo. Per cui le altre prove che poi ho fatto sono state praticamente di tutto. Siamo passati da un Hyper 2020 a un Power che mi ha dato quello spunto che mi serviva anche per saltare un po' più lungo. Alleggerendo poi anche un po' i pesi, sono andato anche un po' a ridurre quella che poteva essere l'inerzia in salto, quindi per evitare di andare troppo lungo finendo fuori pista. E vi assicuro che ci sono finito veramente tante volte, perché ho fatto una quantità di prove stavolta incredibile. Ho alleggerito complessivamente quello che è il peso dei damper che ho distribuito sulla macchina, e poi ho rigirato sta benedetta clessidra. Ne abbiamo parlato anche in live. Sul lato sinistro ho fatto qualche prova anche in altre gare, in altre piste, girando la clessidra al contrario, quindi una clessidra che per la parte inferiore, di solito si monta così, è 13 mm, e nella parte superiore, dove è posizionato anche un O-ring, da 12. Ok, l'O-ring che tra l'altro permette anche un più facile reinserimento in corsia nel momento in cui va a toccare, per cui ho provato a girarla al contrario, in modo tale che non ci fosse l'appoggio nella parte sottostante della Mini e scorresse in maniera un po' più rapida. Non era questa la pista giusta per fare questa prova, perché era richiesta comunque una discreta stabilità e un rientro in corsia il più possibile serrato, quindi senza avere giogo sulle sponde, e quindi siamo tornati nella configurazione frontale delle clessidre che abbiamo utilizzato per largo tempo. Un altro step che ho fatto per consentirmi di superare questo ostacolo, veramente è stata proprio la challenge, è stata quella di sostituire le gomme a low friction del posteriore con delle super hard, perché tendo sempre a utilizzare le Maruna al posteriore perché accorciano il salto, dove ovviamente serve, però quindi non è una cosa che bisogna configurare sempre comunque, perché ovviamente rimanendo le ultime gomme sulla pista nel momento in cui si salta, la spinta, il grip sulla pista dato dalle posteriori è inferiore, quindi si salta più corto. In questo caso però mi sono servite delle super hard sia al frontale che al posteriore, che hanno fatto comunque il loro dovere anche da questo punto di vista. Ho provato poi a giocarmela un po' con i rapporti, scendendo, quindi andando verso l'accelerazione, salendo, andando verso la velocità, e ho trovato la quadra sui rapporti con gli ingranaggi giallo e verde, che in questo caso potete vedere qui. Ok, questo è il verde e questo è il giallo. Da un punto di vista delle batterie, e qua veramente è stata la parte difficoltosa. Sapete che è una passione per lavorare le pile, ed è una cosa che ho fatto tanto anche sulle Fujitsu Rosa, che sono delle ottime pile, sono leggere, veramente hanno un rendimento secondo me incredibile, e caricandole comunque con dei voltaggi che non sono esagerati, quindi parlo di 0,7-0,8, si riescono a portare a dei livelli di tensione abbastanza alti, e se le abbiamo anche rodate a modo, quindi curandole senza tartassarle troppo con i voltaggi, hanno anche un indice di scarica molto buono. Quindi rispetto alle Neochamp poi alla fine ho optato per le Fujitsu Rosa, proprio perché mi consentivano di andare su dei voltaggi nettamente più alti rispetto alle Neochamp. Poi non so cosa ne pensate voi ragazzi, io ho provato a lavorare anche le Neochamp, però non sono riuscito veramente a migliorare quelli che sono i valori che ho trovato di scatola, diciamo. Voi ci siete riusciti? Fateci sapere nel caso come, perché sono delle pile che comunque hanno un ottimo rendimento da questo punto di vista, ma volendo dare uno spunto un po' più marcato, soprattutto in partenza, ecco, secondo me le Neochamp non sono la scelta giusta. Udite udite, finalmente ho trovato la quadra coi freni. Ho capito come configurarli, e questa volta gli unici cambi a livello di configurazione sono stati quelli che ho fatto io, perché si era rovinata la spugna. Vedete qua si è un po' smangiata, adesso poi ovviamente si è anche un po' spostata, però ecco, il mascherarli correttamente è servito tanto. Ho comunque fatto il solito giochino del nastro Tamiya
resina sulla fibra, un po' di cianoacrilato perché al momento solo quello, e poi un'altra mascheratura che va a coprire soprattutto questi angoli, vedete, perché per il posteriore questi sono gli angoli più a rischio nel momento in cui si vanno a toccare, perché strusciando in questa direzione qui vanno a staccare poi effettivamente il nostro freno, no? Quindi avendo un invito fatto con il nastro andiamo a tutelare tutta la spugna. Stessa cosa per l'anteriore, sto perdendo pezzi perché mi sono scordato di richiuderla, ma vabbè, questo è un piccolo dettaglio, adesso la sistemiamo. Comunque al frontale stessa cosa, vediamo se riesco a farvelo vedere, qui andando anche ad inserire il nastro spingendolo con il taglierino sopra. Adesso mi sono perso tutta la trasmissione, va bene, poi lo ritroveremo. Veniamo un po' alle qualifiche, come sono andate. Allora, non ho avuto veramente il tempo di filmare niente delle qualifiche perché penso di aver messo giù la mia Mini tipo una trentina di volte. È stato veramente complicato perché per la tipologia di gara è difficile riuscire a spremere dal punto di vista delle batterie la nostra Mini 4WD, perché ne abbiamo parlato tante volte, la qualifica a livello di 5 corsie viene fatta così come viene fatta la Japan Cup, quindi ci si mette in coda, la macchina viene controllata, viene assegnata la corsia e poi si scende. Siccome siamo sempre in tanti, ovviamente nel momento in cui provi e devi andare a rimetterti in coda, il tempo che passa di lì a rimettere giù la Mini, soprattutto nelle prime fasi in cui ancora siamo in tanti a non essere qualificati, passano diversi minuti, quindi è un po' difficile avere delle pile che magari nella coppia superano anche i 3 volt. Quindi è stato complesso, però devo dire che sono anche molto contento perché ho visto la mia Mini 4WD andare veramente tantissime volte, poter capire come si comporta in tantissimi punti della pista, e credo che quello sia veramente l'aspetto più importante. Cioè, questo hobby passa soltanto dalla configurazione dell'assetto, e il fatto di poter vedere la nostra Mini 4WD comportarsi tante volte anche con quello che possono essere storture delle viti, provando tante volte, è fondamentale secondo me per capire e migliorare anche quello che è il proprio assetto, ma soprattutto migliorare anche ciò che noi possiamo fare sulla nostra Mini 4WD. Quindi per me è stata una gara veramente molto molto proficua. Lo dicevo prima, mi sono qualificato veramente non per merito mio, ma per circostanze, perché ci sono state rotture di altre macchine. Sono stato tra gli ultimi a qualificarmi, veramente stavolta è stata difficilissima. Mi è dispiaciuto tanto non poter trovare la quadra prima, un po' perché mi sono incaponito anche sul volere chiudere i 5 giri con un certo tipo di performance. Cioè abbiamo visto tante volte che tanti racer, pur di chiudere, alla fine puntano scendendo dal punto di vista delle prestazioni. Abbiamo visto degli assetti con dei lad dash al limite veramente della cottura del motore, nel senso che giravano poco più di uno stock, però questo gli ha permesso, nonostante i rimbalzi al posteriore sul Dragon Back, perché si sono presi tutti i salti veramente con dei rischi incredibili, a chiudere o quantomeno a qualificarsi nel momento in cui si qualificava l'ultimo che rimaneva in pista. Quindi ecco, strategia ragazzi, la strategia in pista funziona, cercando un po' di trovare una quadra che mi possa permettere non solo di rimanere in pista, ma di rimanere in pista performando, quindi andando forte, perché altrimenti ecco si potevano trovare anche altre strade, ecco. Ma onore a chi ci è riuscito, chapeau veramente ragazzi. Tra l'altro ecco, così ero vicino ad esempio a Merck che ha fatto questa strategia, gli è riuscita veramente molto bene, quindi complimenti a lui. Dopo le qualifiche mi sono accorto di un altro piccolo dettaglio che non avevo ancora cambiato, che in realtà secondo me avrei potuto così fare qualche tentativo prima, ma veramente nel numero di prove penso di aver messo durante tutta la giornata non so 50-60 volte giù la Mini, va bene, ovvero aumentare l'inclinazione dei roller al frontale. Cosa vuol dire aumentare l'inclinazione? Avete visto il video qui sul canale in cui parlavamo degli inclinatori, che sono questi farini qui. Se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra. Che cosa permettono di fare? Permettono di inclinare per intero quella che è la fibra di carbonio che vedete qui, in modo tale che i roller abbiano un'inclinazione in avanti. Che cosa comporta questo? Comporta che nel momento in cui la nostra Mini salterà, il roller che mi dà la possibilità di scivolare all'interno delle pareti della mia corsia sarà già un po' più predisposto per dare un invito verso il basso alla mia Mini 4WD. Però ovviamente dall'altro punto di vista, durante la corsa cosa succede? Se abbiamo un'inclinazione verso il basso, la Mini avrà, come dire, un po' di attrito e una spinta verso il basso che non gli permetterà di andare forte, come se i roller fossero diciamo un po' più dritti o un po' più direzionati verso la carreggiata, no? Questo è discretamente normale.
mi viene da dire. Però ecco, date la tipologia di salti, in jump comunque si utilizza sempre un minimo di inclinazione al frontale. Io avevo messo solo un grado perché non l'ho mai provato e volevo vedere la differenza. In questo caso qui l'ho aumentata, quindi da 1 sono passato addirittura a 3, l'ho riportata come l'ho utilizzata spesso, quindi sacrificando la velocità ma aumentando l'invito in rientro in corsia dopo i salti. E però non ho avuto il tempo di vederla, quindi questa cosa è una di quelle che devo continuare a verificare per capire bene quella che è la differenza. Un'altra cosa sicuramente di cui volevo mettere l'accento con voi, ragazzi, è che ho come l'impressione, però mi piacerebbe saperlo anche da voi, che i famosi bicchierini che vedete qui, utilizzati così, quindi pieni e non semitrasparenti, siano molto più resistenti. Perché questo che vedete qui, che è semitrasparente, quello rosso, ne ho rotti 2-3 durante la giornata con conseguente ricambio, da nuovi ovviamente, mentre questo che è completamente nero, una volta che l'ho messo su non ho più avuto problemi, quindi così mi chiedevo se anche voi avete avuto questa percezione o comunque l'impressione che gli stabilizzatori, i bicchierini trasparenti siano leggermente più fragili rispetto a quelli che adesso si trovano, che sono quelli neri. Quindi purtroppo per me anche questa volta alle semifinali mi sono fermato lì. È stata una bellissima giornata, veramente volevo ringraziare come sempre Gianlu e Madi che mettono in piedi un evento tra i migliori veramente in assoluto tra quelli che ho visto nel mondo Mini 4VD italiano. Funziona sempre tutto preciso, tutto oliato, c'è sempre passione in tutto questo, quindi veramente ragazzi, poi dopo tutta la fatica che ho fatto questa domenica, come veramente l'impressione che mi sto appassionando nuovamente al mondo delle Mini 4VD. Non mi fraintendete, non mi sono mai allontanato, lo sapete, sono sempre qui a fare video con voi, quindi non fraintendetemi, però è come se finalmente riesco a capire cosa vuol dire anche arrabbiarsi con se stessi nel momento in cui la propria Mini non sta in pista, no? Quindi non riuscire a trovare la quadra, e di questo vi devo assolutamente ringraziare tantissimo ragazzi. Scherzavamo con Madi sul fatto che avevamo così iniziato a parlare di fare un certo tipo di video, un certo tipo di contenuto nel momento in cui avrei iniziato a correre lì da loro, però ecco adesso sto facendo molto fatica a smettere di fare il racer e iniziare a fare il creator. È complesso, nel senso che ormai si è accesa la passione su questa tipologia di gara, su questo anche gruppo comunque che si sta creando. Davvero ogni volta mi trovo sempre meglio, nonostante magari così lo staff, che sono i miei amici un po' più stretti in questo mondo, non ci siano. È vero che c'è sempre Andre che comunque sta diventando buon ciarcia, sta diventando ormai uno di noi, però ecco davvero mi sto trovando veramente molto benissimo, molto bene. Volevo ringraziare anche i ragazzi dei Bulldogs. Nico, sto parlando proprio con te perché ieri è stato veramente, secondo me è stato proprio top, nel senso che entrambi utilizziamo un FMA, ci siamo confrontati tutto il giorno, nonostante comunque così ci sia anche sfida, no? Stessa categoria, stessa pseudo tipologia di macchina, però veramente per me questo è l'hobby, veramente tanta roba. Un salutone anche a Robby, veramente, perché mi sto trovando veramente molto bene con questi ragazzi, con anche Toffa ci confrontiamo tantissimo durante tutta la giornata, veramente ragazzi, io non so che altro dire, cioè se non che per tutti quelli che vogliono iniziare così in questo hobby, sappiate che qui c'è un gruppo di persone super accogliente che vi dà modo comunque di iniziare, di essere anche un minimo guidati nel modo giusto, quindi facendovi anche capire che cosa state facendo e al contempo divertirvi. Mi raccomando, occhio soprattutto a Madi quando passa con la grappa. Vi lascio così a qualche piccola ripresa della gara. Bella. Ma sta registrando? Sì. Perché è rosso? Sì. Ah, Pigroman. Qua è il nuovo meme di Bart. E via. No, sei tu Pigroman, non io. Ah, ok. Peccato. Allora via, partiamo con l'unica estrazione. Premio singolo, botta singola, uovo e macchina. Quello col set. Quello col set. Sicuro? Sì. Come minimo è l'unico che non ho io col set. Vediamo. Vediamo, rullo di tamburi. 48. Chi è il 48? Nicoletta! Niente, qua si sprecano. Niente. Hai visto? 1
molto ridere. Vai, pronti? Accendete, accendete! Perché siamo di sacche! Apportato! 4 5. Bravo Ema! Allora ragazzi, che dire, piccola chiusa a caldo, piove, tempo di merda, giornata bellissima, ci siamo divertiti tantissimo, è stato veramente molto molto divertente. Il Dragon Back ha segnato tutti i partecipanti, veramente super complesso come ostacolo. Se non avete ancora ovviamente approfondito quelli che sono gli ostacoli della 5 corsie, vi lasciamo il video qui sopra, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto la prima parte di tutti quelli che sono gli ostacoli che si possono trovare sulla 5 corsie. Ce ne sono tanti, il Dragon Back già l'abbiamo visto, veramente complesso soprattutto per le T-Mac e la B-Max, che non riescono a saltare così tanto lungo a meno che veramente non hai le pile al plutonio o sei molto molto alto a livello di motori, quindi con motori che spingono tanto e con tutto quello che ne consegue. Diciamo che questa pista, le Open veramente ci hanno fatto divertire tanto, le B-Max ci hanno fatto penare e le T-Mac alcune se la sono giocata bene anche comunque sulle basse velocità. È stato molto bello, devo dire, anche questa volta è stato molto interessante. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina ragazzi e a Dio piacendo, arrivederci alla prossima, ciao!